Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Napoli-Como 3-1, altri 3 punti portati a casa dal nostro Napoli, al di là di situazioni arbitrali molto ma molto dubbie. Chiamatemi provinciale, ditemi che mi attacco all'arbitro, a me interessa ben poco per il semplice fatto che non dobbiamo stare zitti, non lo dobbiamo fare più assolutamente, soprattutto quando si vince. Ovviamente top e flop della partita, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo contenuto, così restate aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale. Avviso ai naviganti, oggi pomeriggio, ore 15 o giù di lì, live post partita con i nostri ospiti, sapremo anche il loro di parere. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre e partiamo con il video. Partiamo da questa situazione arbitrale perché l'epoca dello stare zitti è terminata. A livello temporale, e facciamo anche un raffronto con ciò che è successo pochi giorni fa nella partita contro il Monza, perché è tutto chiaro, almeno per quanto mi riguarda. Il gioco del calcio viene effettuato nel rettangolo di gioco delineato da delle linee bianche dove la palla sorpassa queste linee, va a finire in fallo laterale, rimessa dal fondo o eventuali calci d'angolo. All'interno di questo rettangolo di gioco ci sono altre linee che delimitano l'area di rigore, c'è il dischetto, c'è la linea a centrocampo, c'è l'altra area di rigore, quindi un fallo resta un fallo, una spinta resta una spinta, al di là che venga fatta all'altezza della bandierina, al di là che venga nell'area di rigore, al di là che avvenga a centrocampo. Ieri sera a DAZN hanno detto che la spinta sul calcio di rigore non dato, ripeto, su Kvaratskhelia, la spinta è molto lieve e allora giusto non intervenire. Pochi secondi dopo non aver dato questo calcio di rigore e quant'altro, arriva Anghissà ai 20 metri, defilato un po' sulla nostra destra, con le mani così, si appoggia con la schiena all'avversario e ruba un pallone che poteva essere anche molto pericoloso, recuperato lì in quella posizione, eravamo comunque messi bene. Punizione contro, fallo di Anghissà. Allora dico io, se voi avete valutato quella spinta molto lieve in area di rigore, questa non c'era proprio. Se vogliamo essere, diciamo, onesti, ecco, mettiamola così. Ma di onestà ce n'è ben poca. Tanto è vero che l'errore di valutazione arriva sempre in un momento specifico della partita. Contro il Monza se ne sono detti di tutti i colori, il pestone su Di Lorenzo, lo step on foot no, è solo la punta, no, il contatto è lieve, no, addirittura è Di Lorenzo che poi si mette in una posizione tale da voler ricevere quel colpo per buttarsi a terra e quant'altro. Calcio di rigore anche lì, a livello temporale però è importantissimo analizzare la situazione. Lì eravamo sull'1-0, lo devi segnare il calcio di rigore. Lo segnavi? L'avevi chiusa molto prima. Ieri 2-1. C'era un altro calcio di rigore non fischiato. Lo devi segnare sicuramente il calcio di rigore, ma l'avresti chiusa molto prima, senza arrivare poi all'86esimo, a ridosso del 90esimo per fare il 3-1 e quant'altro. Ecco perché comincia a stufarmi questa situazione, ma non voglio ovviamente fare tutto il video per quanto riguarda la situazione arbitrale, ma lo stare zitti non serve praticamente a nessuno e ha fatto bene il mister in conferenza a ribadire la situazione. A volte si va al VAR, a volte non si va al VAR. In quella situazione si dice il VAR non poteva intervenire. Va benissimo così, noi ne prendiamo atto e sappiamo perfettamente che dobbiamo fare sempre e solo un gol più dell'avversario per portare i 3 punti a casa, perché si farà credo di tutto in questa annata per cercare di mettere qualche bastone tra le ruote, mettiamola così. C'era un cartellino rosso per quanto mi riguarda per un fallo su Anghissà non dato, al di là delle tante situazioni lette malissimo, soprattutto per falli subiti dal Napoli in ripartenza, quando il Como comunque era in pressione e tu sei
diciamo sei un tantino in affanno, cerchi il fallo per spezzare un attimo il ritmo e rifiatare, se quelle situazioni vengono lette male ti ritrovi comunque a subire senza staccare la spina e qualche cosa ce la puoi assolutamente rimettere, tant'è vero che onore al Como per la partita che ha fatto. Il Como comunque a qualità di palleggio ha un allenatore che ha lavorato molto bene per quanto riguarda la sintonia tra i reparti e tra i singoli calciatori, 1-1 meritato nei 45 minuti. Poi nei secondi 45 esce fuori la squadra più matura, esce fuori l'esperienza, esce fuori il livello tecnico diverso tra il Napoli e il Como, e ovviamente il Napoli porta a casa la partita, ma non senza difficoltà, assolutamente no. Chi mi è piaciuto di meno? Mi è piaciuto di meno Kvaratskhelia, uno perché deve migliorare questa condizione di nervosismo, si innervosisce sempre molto presto. Io sono d'accordo che vieni comunque preso a calci, falli e quant'altro, ma non è solo una condizione di Kvara. Sei un esterno, sei uno che punta all'avversario, quindi qualche fallo in più te lo puoi pure aspettare. Ti innervosisci e Conte invece se ne frega altamente e ti sostituisce per far entrare ovviamente Neres, lo mette anche a sinistra. Quindi diciamo che questa sostituzione vuole essere un tantino da esempio per ciò che ha detto poi anche il mister in conferenza stampa. Presto arriveranno comunque molti più minuti per lo stesso Neres, tutti quanti sono sullo stesso piano, non ci sono calciatori che devono giocare per forza, però ovviamente Conte parla molto chiaro: se quelli che sto schierando mi stanno rendendo alla grande, non vedo perché devo ovviamente cambiare. Giustissimo così, e Neres entra e 7 minuti la butta dentro, chiude la partita, al di là di qualsiasi tocco e qualsiasi giocata fatta come si deve in pochissimo tempo. In pochissimo tempo riesce ad entrare in partita senza nemmeno perdere tanto tempo, e sul 3-1 c'è una grandissima giocata di Lukaku, lasciatemelo dire, perché quella è una grandissima giocata, appoggiato all'avversario, si guarda intorno e sa perfettamente che c'è quella linea di passaggio difficile quel passaggio ovviamente da fare, però Lukaku lo rischia e giustamente la palla arriva a Neres che butta dentro il 3-1 e chiudiamo la partita. Sul calcio di rigore che poi è stato dato al Napoli si è detto anche lì, sì, ma forse quel calcio di rigore comunque, sì, l'intervento scomposto, ma bisogna vedere, le state cercando tutte, e credo che comunque la decisione, non dando poi il rigore su Kvaratskhelia, sia anche figlia del fatto: ti ho appena dato un rigore e te ne posso mai dare un altro, perché in Italia in Serie A funziona così. Negli altri campionati, se io diciamo usufruisco, o meglio, mi viene data la massima punizione al 55esimo per un fallo sacrosanto, io la butto dentro, calcio di rigore, sono 1-0 sopra, dopo 30 secondi io mi ritrovo in area, mi viene fatto un altro fallo, non ci si pensa due volte, non è che si comincia a pensare: mo ti ho dato il rigore, ma veramente facim, te ne posso dare un altro. E questa è la condizione arbitrale in Serie A, e non sto facendo nemmeno non ne sto facendo nemmeno una situazione Napoli o non Napoli, perché ci sono anche squadre di bassa classifica molte volte che vengono penalizzate per errori del genere, e quindi deve cambiare qualcosa, e possibilmente dovrebbe cambiare anche questa classe arbitrale che quest'anno è stata rinnovata, ma a quanto pare da inizio anno non ne hanno azzeccata una, ma ci ritorneremo, faremo il punto della situazione un tantino più in là. Stanislav Lobotka, migliore in campo per quanto mi riguarda, soprattutto in fase di interdizione. Lobotka è
è grasso che cola, quando vieni attaccato, quando sei in difficoltà, quando devi effettuare quel passaggio tra le linee che ti fa rifiatare, Lobotka l'ha fatto in maniera impeccabile. Posso ricordare quasi, diciamo, eravamo quasi all'80°, se non erro, comunque Kvaratskhelia era lì per uscire e per essere sostituito. Lobotka lo lancia, ovviamente eravamo in fase di possesso, ma col Como comunque riversato nella nostra metà campo. Lobotka apre questa palla bella alta lanciata a Kvaratskhelia, che poi si invola verso la porta, e se non erro era quella l'azione dove mi sono incazzato, e non poco, perché c'era il corridoio per Lukaku dall'altra parte. Dovevi passare quel pallone, e caro Kvaratskhelia, o ti svegli su queste situazioni, o altrimenti che se la fine che fai, arrivi il 70°, Conte piglia e ti siedi in panchina, perché è una cosa normalissima. È una cosa normalissima se dai avvisaglie di non stare più sul pezzo, se dai avvisaglie di scegliere male e leggere male alcune situazioni dove tu puoi buttarla dentro e chiudere la partita, è una cosa più che normale che vieni sostituito per forze fresche e personaggi che il passaggio non lo sbagliano, la decisione la prendono sempre molto bene, così come Neres non ha sbagliato un movimento, si è portato per 70 metri, tutto il Como dietro, ovviamente ci è arrivato stanchissimo in area di rigore dopo quello scatto esagerato, il portiere fa anche una bella parata col piede su quella discesa. Comunque noi abbiamo portato a casa la partita grazie al mercato fatto, grazie ad Antonio Conte, grazie a Oreali e grazie a Lukaku, perché al di là di ciò che ha fatto in campo, se voi avete visto la partita, quando succede l'episodio del calcio di rigore non dato su Kvaratskhelia, Lukaku comunque si avvicina alla panchina, cerca di tranquillizzare tutti i compagni in campo, cercando di mantenere alta la concentrazione e basso il nervosismo, perché partite del genere possono capitolare in pochissimo. Basta un fallo strano, poi dopo quella situazione ci rimetti qualche cartellino rosso, devi giocarle in 10 e quant'altro. Tanto è vero che avete fatto incazzare pure Oreali, perché Oreali l'ha capita benissimo la situazione dopo quell'episodio, partita che poteva mettersi diversamente. Oreali a bordo campo a comandare insieme ad Antonio Conte, e noi ne siamo felicissimi, perché peso specifico in panchina per quanto riguarda allenatore e staff ne abbiamo. In campo non si discute la qualità assoluta del Napoli. Troveremo altre squadre che ci metteranno in difficoltà con lo stesso palleggio che poi ha avuto il Como. Dobbiamo essere solo un tantino più pronti per rispedire al mittente tutte le scorribande avversarie, perché poi qualitativamente puoi trovare una squadra più attrezzata e invece di un gol forse ce ne rimetti un paio, anche se il secondo tempo è tutto o quasi tutto in favore del Napoli. Ultima considerazione per quanto riguarda forse il posizionamento di Caprile, non gliene faccio sicuramente un errore madornale, però sul gol si poteva fare qualcosina in più. La palla passa anche tra le gambe, se non erro, di Buongiorno, comunque si infila all'angolino, però se la guardiamo diciamo dalla cam del calciatore del Como che tira, comunque si poteva fare un tantino meglio. C'è anche chi ha scritto Meret l'avrebbe presa, io mi associo, perché in quelle situazioni forse la manona di Meret ci arrivava molto meglio, quella palla sarebbe finita magari sul palo o al limite uscita fuori di pochissimo, non lo so, non sto facendo sicuramente il terzo grado a Caprile, era una palla comunque difficile. Noi abbiamo fatto il nostro, l'abbiamo comunque ripresa la partita e portata a casa, e siamo contenti così. Analizzeremo il tutto ed in maniera molto più ampia nella live di oggi pomeriggio. Vi aspetto, la live è sul canale, potete già andare a salvare il link, condividerlo. Ci vediamo oggi pomeriggio, sempre Forza Napoli, ciao.